Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincavo e questa è la Masterclass di Power BI. Allora, siamo arrivati alla parte 3. Siamo ancora in una fase introduttiva del software, quindi in questa parte qua, anche se forse un po' presto, ma secondo me è molto importante che capiate il concetto generale delle cose e anche di come funziona la service per poi riuscire a impostarvi bene da subito il vostro metodo di lavoro che più preferite. È importante capire come gestire il dataset in Power BI e come gestirlo poi in Power BI Service e come connetterci a queste cose qua. Perché ci sono più metodi di lavoro e a seconda di come voi volete strutturarvi dovete lavorare in un certo modo. Quindi prima di iniziare a capire come funziona proprio nel dettaglio il software, secondo me è molto importante capire che cosa ci sta dietro poi nella fase di pubblicazione. Quindi in questa lezione andremo a vedere, affronteremo qualche lezione per andare un po' nel dettaglio di questa cosa e farvi questo contesto generale, ma in questa lezione andremo a caricare, praticamente vedremo come caricare il dataset in Power BI Service e vedremo anche come refresharlo, che cosa succede in modo da poi prepararci per la prossima lezione. Allora, nelle precedenti lezioni noi avevamo creato questi due file, allora io adesso li ho rinominati in modo da avere due file diversi e per semplificare un pochettino la lezione ho lasciato praticamente solo al suo interno un caricamento del CSV. Quindi con questo primo file noi recuperavamo praticamente la nostra alimentazione da un CSV in locale. Invece con questo altro file andavamo a recuperare i dati di un CSV posto in cloud, quindi all'interno di SharePoint, OneDrive o Microsoft Teams. Quindi è proprio posto in cloud. Adesso andiamo a caricare questi dati, questi dataset all'interno della service e poi vediamo il comportamento come varia. Praticamente questi sono i nostri due modelli, quindi se andiamo sulla fase di modello qui, noi abbiamo la nostra tabellina che è qua e questo è quello in cloud e questo è quello da locale e ho sempre la stessa tabellina. Il procedimento per pubblicare quello che noi realizziamo con la Power BI Desktop è sempre lo stesso, quindi quando noi andiamo a pubblicare si va nel menu Home e si preme il tasto Pubblica che c'è qua su Public. Quando noi premiamo questo tasto noi andiamo a creare due file. Uno è il dataset, il secondo è il report, che è quella parte di front-end poi che poi viene utilizzata dagli utilizzatori finali. Il dataset non viene visto da chi visiona il report, perché il dataset è appunto il nostro modello di dati dove il report poi attinge le informazioni per mostrarle agli utenti utilizzatori del report, agli utenti finali. Quindi vengono creati proprio due oggetti distinti all'interno della Power BI Service. Allora facciamo un bel pubblica, quando noi facciamo pubblica ci dice di salvarlo, sì, e qua ci dice, ci fa vedere area personale, non ci fa vedere altro, perché se noi andiamo in powerbi.com e ci loghiamo, ok, noi qui in basso a sinistra vediamo My Workspace, vedete io adesso sono all'interno del My Workspace personale, quindi quello che pubblico qua, ok, è proprio l'area personale, quest'area personale qua, ok, quindi tutto quello che metto qua lo posso vedere solo ed esclusivamente io. Comparirebbero altre voci se avessimo creati degli workspace, quindi nel tastino appena più sopra vedete qui c'è workspace, noi qui potremmo creare un workspace che praticamente è un gruppo di lavoro dove potremmo andare a condividere le nostre risorse. Per ora lavoriamo nella nostra area personale, quindi va benissimo quello che lui ci ha proposto. Qui la selezioniamo, facciamo selezione e lui inizia a pubblicare. Quello che noi abbiamo lavorato in locale me la sta pubblicando nella service. Se noi poi facciamo una modifica, intanto lo facciamo anche per l'altro file, pubblica, salva e seleziona. Quindi adesso va a pubblicare. Se noi facciamo una modifica nel nostro file in locale, finché noi non facciamo pubblica e sovrascrivi, ok, la modifica non arriva all'interno della service. Adesso che noi abbiamo pubblicato, qui sono comparse questi quattro oggetti. Vedete che ce ne sono due di arancioni, due di blu, altrimenti i blu sono i report, è il front-end. Su questa parte qua del corso a noi non interessa niente del front-end, a noi interessa capire come funziona concettualmente dietro il dataset e cosa ci possiamo fare. Quindi eliminiamo i report che a noi non interessano, quindi li eliminiamo. Se li eliminiamo non è che sparisce il dataset, sono due entità distinte, sono separate, solo che il report è collegato a questo dataset. A me in questo momento non interessa, quindi lo elimino proprio. Quindi qui adesso ho i due dataset, ok? Vediamo un po' la differenza, che è proprio quello che voglio farvi capire in questo momento. Abbiamo visto come caricare i dati in cloud, da cloud, e come caricarli da locale. Perfetto, qua abbiamo proprio i due modelli, ok? Quindi abbiamo proprio caricato solo quello che c'è qua. Quello che c'è di front-end l'abbiamo distrutto, quindi abbiamo portato su solo il modello.
Se noi ci passiamo sopra, vedete che compaiono degli oggettini. Allora, se andiamo in quello in cloud e premo questa rotellina qua, ok? Ho queste due rotelline. Con questo vado a refreshare il dato. Quindi se appigio qui, questo modello si refrescia, ma non quello che ho in locale, si refrescia quello che c'è in cloud. Quindi ho due sistemi per refreshare. Uno vengo qua e clicco qua, che è il migliore. L'altro che sarebbe apro la mia versione desktop, premo praticamente il bottone aggiorna dal menu home e quando ho finito l'aggiornamento faccio pubblica e sovrascrivo il file in rete. Vi sconsiglio questa pratica, è sempre meglio operare tutto dalla service quando avete pubblicato il vostro lavoro. Poi qui c'è la pianificazione, ma lo vedremo più avanti questa cosa qua. E tre puntini, quando vedete tre puntini vuol dire che dentro ci sono delle opzioni. Ok, adesso ne vediamo una velocemente, perché quando voi cliccherete in questo bottoncino qua, ok, vedete che qui sta rotellando, quindi adesso lui mi ha recuperato i dati. Se per qualche motivo vi compare un triangolino con un punto esclamativo in mezzo, mentre state caricando un CSV in questo caso, dovete andare nei tre puntini, fare setting, e poi qui dovete scendere fino alla, praticamente, vediamo se lo trovo, praticamente, eccolo qua. Praticamente dovete andare sulla parte di Data Source Credential, ok? E qui probabilmente vedete una X. Se qui vedete una X è proprio questo il problema. Bisogna fare Edit credenziali, mettere autentificazione a due fattori, ok? Generalmente facciamo Public e ci connettiamo in modo che noi gli diciamo guarda questa connessione qua la approviamo, gli passiamo le credenziali. Così si memorizza praticamente, vedete, Data Source Credential si memorizza all'interno del dataset. Se noi torniamo fuori e poi che avete visto questo triangolino qua e se venite qua e premete vedrete che anche a voi funzionerà. Quindi se non funziona inserite le credenziali, basta confermarle, ok? Due fattori e mettete public. Perfetto, vediamo che questo che è connesso a dei file in cloud funziona. Ok, vedete qui sta funzionando, si refrescia, se io premo i dati si rinfrescano. Andiamo in quello sopra e vediamo che cosa succede invece. Qui stiamo recuperando i dati in locale. Quindi se premo qua, ecco che qua esce il triangolino che vi accennavo prima. Se ci clicco, mi dice che ci sono dei problemi. Mi dice, guarda, la schedulazione è disabilitata perché la sorgente è mancante di credenziali. Ecco il problema che vi dicevo prima. Quindi proviamo, entriamo, facciamo setting e diciamo, ok, va bene. Andiamo su Data Source Credential, però qui è disattivato rispetto a prima che dataset è puntato sul cloud, qui è disattivato. Ed è giusto che sia disattivato perché per refreshare un dataset che pesca dati dal vostro PC o comunque dalla vostra internet, quindi non in cloud, sul cloud di Azure, bisogna per forza di cose avere un ponte in mezzo perché quando noi carichiamo il dataset all'interno della Power BI Service stiamo praticamente prendendo il nostro report e lo stiamo importando all'interno del cloud di Azure, che è di Microsoft. E non ha un legame con la nostra intranet, è sul loro portale, vedete, app.powerbi.com. Questo non è un dominio della vostra azienda, è di Microsoft. E quando voi gli dite alla service, quindi a Power BI Service, di refreshare questa informazione qua, lui che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dal server della Microsoft andare all'interno del server dove è posizionato il vostro file che state chiamando all'interno della vostra intranet aziendale e questo non è possibile. La Microsoft non può collegarsi direttamente al file perché c'è la vostra azienda, c'è il muro, c'è il firewall che blocca tutto. Voi dovete praticamente aprirgli una finestra, dargli il permesso di entrare a recuperare i dati. Quindi, come si fa a fare questa cosa qua? Bisogna per forza di cose, se andiamo su setting, andare a scaricare un gateway che è quello che vi avevo accennato nelle precedenti lezioni. E qui nella prossima lezione andremo a vedere come scaricarlo e come installarlo. Questo gateway ci permetterà di creare quella finestrina, una volta installato si fa una tantum, si decide dove installarlo, ad esempio lo installate sul vostro PC, di solito si fa su un server remoto, ma nella prossima lezione lo approfondiamo meglio. Si installa ad esempio nel vostro PC, lo configurate, ci mettete le credenziali, qui poi si va ad attivarlo, ok? Vedrete che compare, lo si attiva e quando voi lo avrete attivato, ecco che se andrete a fare clic su refresh qui funzionerà. Questo lo vediamo nella prossima lezione, perché quando voi premete lui passa attraverso il gateway perché glielo avete assegnato
dal gateway va a recuperare le informazioni del CSV che posta nella vostra cartella o in qualsiasi altro posto. E poi praticamente il vostro computer fa da tramite, quindi se andate a caricare dei dati nella service e la service va a chiamare il refresh del dato, passa per il vostro computer, quindi vi impegna il vostro network, attenzione a sta cosa, perché ovviamente fa da tramite per tutti i dati che andrete a caricare. Questo è perché state gestendo i dati in locale. Col cloud è tutto più semplice perché avete visto, io clicco questo bottone qua e lui va dritto. Non ho bisogno del gateway, proprio non c'è bisogno. Quindi se ho un SQL in cloud è molto più semplice perché vado dritto. Se invece ho un SQL in locale, installato sul mio PC o su anche una vostra virtual machine, ma comunque mi serve il gateway per comunicare con quella informazione qua. Ecco la differenza tra lavorare con dati presenti all'interno della vostra internet piuttosto che con dati presenti e caricati in cloud. Per Power BI io vi consiglio di lavorare sempre con CSV oppure con SQL Server in cloud. Questi due elementi secondo me sono i migliori. Eviterei proprio anche gli Excel, quindi CSV oppure appunto SQL Server in cloud. Va bene, con questa lezione è tutto. Se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se invece avete voglia di sostenere il canale oppure avere accesso comunque a tutte le risorse che trovate in descrizione ai miei video, magari pensate di stipulare un abbonamento premendo il bottoncino abbonati qua giù. Se invece volete semplicemente ringraziarmi per questa video lezione in modo una tantum, c'è anche il bottone grazie se volete lasciare qualcosina. Io vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!